Vorrei spiegare il mio punto di vista riguardo all'incombente crisi ecologica e al contributo che potremmo offrire sulla base della nostra esperienza di biologi marini. Cosa possiamo fare per contribuire alle soluzioni e dare più speranza a questo pianeta violato? Vorrei partire dalla mia esperienza personale. Nel periodo in cui studiavo per diventare biologo, erano gli anni '80, non venivamo incoraggiati a mettere le nostre capacità al servizio delle comunità umane e naturali. Nessuno dei nostri insegnanti ci spingeva a impegnarci concretamente per la tutela di un bene più grande. Piuttosto eravamo condizionati ad accettare l'idea che la scienza fosse buona in quanto tale e che la conoscenza fosse invariabilmente benefica. Insomma, la ricerca scientifica poteva anche risultare fine a se stessa, ma andava bene così. Più che altro, ieri come oggi, ambivamo a pubblicare buoni articoli scientifici, diventare biologi rispettabili e ottenere il miglior lavoro possibile. Alcuni di noi provavano un amore sincero per la natura, ma svelare un coinvolgimento eccessivo era considerato una cattiva pratica per degli scienziati. Chi pareva troppo intento a salvare l'oceano, le balene o qualsiasi altra cosa, rischiava di essere messo all'angolo. Di conseguenza, anche quando eravamo mossi dall'intento di proteggere la vita nel mare, era meglio non manifestare questo sentimento per non essere denigrati o accusati di essere degli ambientalisti. Per fortuna la sensibilità globale sta cambiando e credo che essere definiti degli ambientalisti non possa più essere considerata come un'onta o un disonore. Purtroppo, per molti anni siamo stati esposti a uno scenario culturale distorto. Sin dagli anni '70 l'umanità era stata messa in guardia riguardo ai rischi derivanti da una popolazione in rapida espansione, dall'incremento dei gas serra e da altre minacce esistenziali. Tuttavia, chi presagiva grandi disgrazie veniva presto smentito da chi invece si fidava dell'ingegno umano e del progresso tecnologico, o da chi pensava che le risorse del pianeta fossero sostanzialmente inesauribili. Con il passare degli anni, le prove di una crisi planetaria incombente erano sempre più inconfutabili, ma c'era sempre qualche ottimista pronto a dipingere scenari rassicuranti e a celebrare il progresso umano. L'ottimismo, peraltro, faceva il gioco delle potenti elite industriali, che infatti difendevano a spada tratta le visioni celebrative. E a tutto questo si aggiungeva la compiacenza dei mass media, sempre pronti a occultare la crisi ambientale e i cambiamenti climatici. I pericoli parevano remoti e i rischi potevano essere sminuiti o sostanzialmente ignorati. In effetti gli allarmi facevano fatica a penetrare all'interno della nostra cerchia di biologi marini. E forse è per questo che molti di noi hanno continuato a comportarsi come se ci fosse ancora molto tempo per risolvere la crisi ambientale e climatica. Oggi penso che non fossimo pronti ad affrontare verità così scomode. Nel mio caso, la consapevolezza di questa realtà si è risvegliata prima in modo molto graduale e poi all'improvviso, ed è stato uno shock. A un certo punto ho dovuto aprire gli occhi. Con sgomento ho dovuto prendere atto che estinzioni di massa, perdita di biodiversità e cambiamenti climatici catastrofici si stavano verificando a un ritmo sconvolgente. Il mondo di oggi è più che mai un mondo violato. Foreste in fiamme, siccità, desertificazione, scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del livello del mare, allagamenti. Sono tutte calamità che erano state predette sin dagli anni '70, ma che troppo spesso venivano liquidate come allarmismo o ecotruffe. Oggi chi conosce la letteratura scientifica sa bene che siamo in rotta di collisione e che ci resta pochissimo tempo per invertire la rotta. Continuare a vivere e a lavorare come se tutto andasse bene rende il cambiamento impossibile e la catastrofe inevitabile. Parliamo di pesca e di tutela del mare. Verso la fine degli anni '90 le conseguenze di una pesca insostenibile e di altri disastri causati dall'uomo sono diventate sempre più evidenti.
In 30 anni di lavoro sul campo ho avuto io stesso l'occasione di testimoniare il declino di alcune comunità di delfini in Mediterraneo. Una delle cause era la pesca industriale e purtroppo, dopo aver documentato il danno e aver proposto soluzioni anche relativamente semplici, cosa è stato fatto? Nulla. Non è stata intrapresa nessuna azione concreta né per proteggere gli animali né per tutelare i loro habitat. Magari l'area è stata dichiarata sito di importanza comunitaria, ma nei fatti è cambiato ben poco. Persino le aree marine protette si rivelano spesso dei parchi sulla carta che non offrono una tutela effettiva. Di recente è stato mostrato che nelle aree marine protette europee l'impatto delle attività umane può addirittura aumentare. In ogni caso la superficie delle zone tutelate è del tutto inadeguata. In Mediterraneo le aree protette coprono solo il 6% dell'intero bacino e non si tratta neanche di una vera protezione. Infatti, in queste aree può succedere che si vietino lo sci nautico o la pesca con la canna, che hanno un impatto irrilevante. Viene però consentita la pesca a strascico oppure la produzione di suoni ad alta intensità dannosissimi per i cetacei. Questo è l'equivalente marino del dichiarare protetta una foresta, magari vietando i picnic e la raccolta di funghi, ma allo stesso tempo consentire ai taglialegna di abbattere tutti gli alberi e ai cacciatori di uccidere tutti gli animali. Le aree che sono protette sul serio coprono solo lo 0,2% del Mediterraneo, solo lo 0,2% del mare più sovrappescato del mondo. Uno dei problemi consiste in quello che anni fa ho definito Marine Conservation on Paper. Significa che noi biologi marini siamo incoraggiati a produrre informazioni, scrivere resoconti scientifici e pubblicazioni, e poi produrre altri dati, e poi ancora più dati. In questo modo le azioni di tutela rimangono sulla carta e possono essere procrastinate all'infinito. Il giornalista Georges Monbiot ha descritto molto bene questa situazione, spiegando che i governi mirano a creare l'impressione che si stia facendo qualcosa e contemporaneamente fanno in modo che non succeda nulla. E così, nonostante le migliaia di convenzioni internazionali per la tutela dell'ambiente e gli impegni formali assunti dai governi, gli interessi delle lobby industriali vengono sempre al primo posto e la conservazione della natura all'ultimo. Per capire come siamo arrivati a questo punto bisogna fare un passo indietro. Bisogna ricordare che storicamente la scienza della pesca non è nata per proteggere i pesci, ma per incrementarne le catture. Ad esempio, un eminente biologo del XIX secolo, Thomas Huxley, affermava che non ci fossero ragioni scientifiche per tutelare le risorse marine. In un suo famoso discorso si spinse a proclamare che nessuna attività umana poteva compromettere l'abbondanza dei pesci. Per lui regolamentare la pesca era sostanzialmente inutile perché tutte le grandi popolazioni ittiche erano inesauribili. A distanza di 2 secoli questa visione surreale continua a manifestarsi e a fare danni. Si manifesta tutte le volte che un sistema orientato al profitto manipola la scienza per sostenere interessi industriali e corporativi. E così, mentre noi scienziati restiamo impegnati in ricerche sostanzialmente inoffensive, a volte illudendoci di contribuire a un'effettiva protezione dell'ambiente, altri possono andare avanti con il business dell'estrazione e del sovrasfruttamento. Ultimamente questo scenario è un po' cambiato, ma rimediare ai danni è diventata una sfida gigantesca. Per rispondere alla crisi e eliminare le cause dell'autodistruzione è necessario un radicale cambiamento di prospettiva. Serve una metamorfosi culturale che possa portare a una guarigione e credo che sia giunto il momento di rivedere i nostri valori, i nostri metodi e i nostri comportamenti. La domanda è: noi biologi marini, cosa possiamo fare per tutelare quel che resta della vita nel mare? Come possiamo fare tesoro della nostra esperienza e contribuire in modo più efficace alle soluzioni? Qui vorrei provare a offrire 6 suggerimenti, in spirito di autocritica costruttiva e fin troppo consapevole dei miei limiti personali. Suggerimento numero 1. Come biologi marini possiamo diventare
dei paladini della tutela del mare. Tale impegno dovrebbe assumere un ruolo centrale nella nostra professione, così che il nostro lavoro e i nostri interessi non siano incentrati sulla nostra carriera, sulla nostra cerchia di conoscenze o sulla nostra nazione, ma mirino esplicitamente a proteggere la vita sulla Terra. Per decenni abbiamo operato in ambienti scientifici che scoraggiavano i ricercatori dall'esprimere opinioni, quando queste potevano essere interpretate come attivismo ecologista o avere connotazioni politiche. Tuttavia, anche il non esprimere la propria opinione e non impegnarsi nell'attivismo costituisce una scelta politica, perché sostiene implicitamente il sistema esistente. Io credo che sia giunto il momento di proclamare che la vita ci sta a cuore. Suggerimento numero 2. Come biologi marini possiamo cercare di comunicare in modo più efficace. È ormai chiaro che fornire informazioni scientifiche, spesso con un linguaggio per iniziati, non è sufficiente. Gli stessi climatologi hanno riconosciuto che i loro primi allarmi sono rimasti inascoltati anche per via di un linguaggio inefficace ed eccessivamente tecnico. E alla fine si sono resi conto dell'importanza di una comunicazione di alta qualità. Noi biologi marini possiamo fare lo stesso. Oltre che rendere esplicito il nostro amore per il mondo vivente, possiamo sforzarci di coinvolgere un pubblico più ampio e raggiungere le persone a un livello emotivo più profondo, con storie sincere e accattivanti, incentrate sulla nostra esperienza. La comunicazione potrebbe comprendere l'utilizzo di termini evocativi che riflettano la gravità della situazione. Ad esempio, ecocidio, ecocrimine e altre parole prese in prestito dalla criminologia ambientale possono essere incorporate nel nostro vocabolario di biologi marini e usate magari in alternativa a termini ampiamente utilizzati ma più deboli e vaghi come impatto antropogenico. Le pratiche che portano alla scomparsa di animali marini e alla devastazione dei loro habitat dovrebbero essere qualificate per quello che sono, e cioè come crimini contro l'umanità e contro la natura. Un linguaggio esplicito e diretto contribuirebbe a trasmettere l'idea che sia necessario intervenire subito, nel nome di una giustizia ecologica e sociale, e che i responsabili debbano essere chiamati a rispondere delle loro azioni. Suggerimento numero 3. Come biologi marini non dovremmo solo identificare le minacce alla vita nel mare, dovremmo proporci di influenzare il processo di estrazione, produzione e consumo, sviandolo dalle pratiche dannose per l'ambiente. Dovremmo stigmatizzare le decisioni irresponsabili generate da miopi interessi industriali e rifiutare quei sistemi economici che vedono la natura come risorsa da saccheggiare. Ad esempio, una volta compreso che un certo tipo di pesca ha effetti devastanti sull'ambiente, bisognerebbe semplicemente vietare quel tipo di pesca. E se non lo si può vietare, si possono imporre restrizioni temporali e spaziali. Si possono eliminare gli incentivi economici che fanno aumentare lo sforzo di pesca e rimpiazzare i finanziamenti dannosi con sussidi benefici che aiutino le comunità dei pescatori e sostengano la riconversione. Si dovrebbe anche ridurre la domanda del mercato per le specie catturate con attrezzi di pesca dannosi. Insomma, bisognerebbe cambiare lo stato delle cose affrontando anche le cause anziché limitarsi a documentare gli effetti. Suggerimento numero 4. Come biologi marini possiamo promuovere un cambiamento individuale e di sistema. Molti di noi hanno partecipato a congressi organizzati in alberghi eleganti e in luoghi esotici che richiedono diversi voli aerei. A certi banchetti i congressisti possono abbuffarsi di gamberi, magari proprio dopo aver discusso i danni provocati dalle reti a strascico o dall'acquacoltura. Questi meeting scientifici possono anche essere efficaci per promuovere la conservazione marina, ma secondo me rivelano un'intrinseca incoerenza. È come se pensassimo che i responsabili del danno ambientale siano sempre altre persone, da qualche altra parte del mondo. Ma non è così.
A volte noi scienziati trascuriamo il nostro personale contributo alla crisi ambientale e climatica e sosteniamo che il comportamento individuale non conti, che sia il sistema a dover essere cambiato. È ovvio che sono richiesti in primo luogo cambiamenti nel sistema e una nuova generazione di leader politici, ma ciò non significa che i comportamenti individuali e sociali siano irrilevanti. Le nostre scelte personali non riguardano solo noi stessi, hanno effetto e influenza anche su coloro che ci circondano, i nostri colleghi, i nostri studenti, la nostra famiglia, i nostri amici. E allora possiamo scegliere di dare il buon esempio e incoraggiare il cambiamento negli altri, magari mangiando meno carne e meno pesce, volando di meno e così via. Possiamo anche fare del nostro meglio per contribuire a una comprensione più profonda dei problemi e fare pressioni perché vengano eletti leader più responsabili e attenti all'ambiente. Suggerimento numero 5. Come biologi marini possiamo sostenere l'attivismo ambientale, perché prevenire i disastri ambientali richiede anche protesta, mobilitazione e resistenza civile. Ad esempio, il movimento antiballeneria ha portato a un crescente apprezzamento per i cetacei e ha contribuito a far emergere un sentimento di compassione nei confronti di questi animali, che alla fine ha ridotto la mortalità e portato a benefici concreti di conservazione. Questo mostra che le campagne ben pianificate possono spianare la strada a cambiamenti decisivi per l'ambiente. Anche l'attivismo di singoli individui può innescare grandi cambiamenti. Nel giro di un anno, il solitario e incrollabile sciopero per il clima della giovane attivista Greta Thunberg si è trasformato in una protesta globale che ha mobilitato milioni di persone. Alcuni preferiscono irridere o respingere queste iniziative, ma i dati mostrano che la mobilitazione non violenta ha un potenziale enorme. Negli ultimi 100 anni, le campagne non violente hanno avuto 2 volte più successo delle rivolte violente e si è visto che una partecipazione attiva del solo 3,5% di una popolazione può portare a importanti cambiamenti politici o sociali. Suggerimento numero 6. Come biologi marini dovremmo abbandonare una certa ostilità nei confronti delle religioni e della spiritualità. Per secoli l'umanità ha ritenuto di avere il mandato di soggiogare la natura e dominare gli esseri viventi. Nel XIX secolo la nostra specie era vista come il cardine attorno al quale girava il mondo intero. Eravamo convinti che il mondo naturale fosse sostanzialmente al nostro servizio e le idee di Francis Bacon e René Descartes hanno prodotto un'umanità impegnata nella conquista della natura. Lo sfruttamento spregiudicato era visto come una missione giustificata e persino nobile. Questo apparato concettuale è ancora radicato nella nostra cultura ed è innegabile che ci sia una forte componente teologica. Ma questo non significa che religione e spiritualità debbano essere rigettate in toto. E di certo non dovremmo rigettare valori come moderazione, non violenza, interconnessione, rispetto per tutti gli esseri viventi e sostenibilità ambientale. Questi valori sono alla base di tradizioni spirituali che risalgono a migliaia di anni fa e oggi ne abbiamo un bisogno tremendo. Come ha sottolineato il grande biologo E.O. Wilson, proteggere la vita sulla Terra richiede anche un dialogo aperto e costruttivo fra scienza e religione. Queste discipline continueranno ad avere metodi e competenze diverse, ma la tutela del pianeta richiede una visione più olistica che lasci la porta aperta ai valori più profondi della spiritualità. E per concludere vorrei dire questo. Essere consapevoli dell'imminente collasso climatico ed ecologico può portare tristezza, sconforto, paura e disperazione. Ed è quasi impossibile accettare la triste realtà di ciò che gli esseri umani hanno fatto al nostro unico, bellissimo pianeta. Ma pessimismo, inazione e negatività non aiutano e se non reagiamo rischiamo di diventare noi stessi parte del problema.
Anche se non possiamo impedire catastrofi che sfuggono al nostro controllo, possiamo certamente impegnarci per limitare i danni e contribuire al processo di guarigione. Come biologi marini possiamo fare del nostro meglio per lasciare alle generazioni future un patrimonio migliore, evitando un po' di sofferenza ai nostri compagni di viaggio umani e non umani. In fin dei conti, la speranza è qualcosa che creiamo giorno dopo giorno con le nostre azioni.